Il modulo che mi ha portato in Divisione 2, stiamo parlando del 4-4-2 di nuovo protagonista su FC25. Bentornati ragazzi, spero tutto bene, spero vi stiate godendo questo FC, fa un po' tiltare, avete perfettamente ragione, ma dovrebbe uscire a breve un update. Quando avrò delle notizie ve le comunicherò qui su YouTube o su tutti i miei altri social. In ogni caso, 4-4-2. So che vi piacciono questi video editati, quindi vi provo a portare questo modulo. Sono in divisione 2, è vero, la squadra è abbastanza costosetta perché adesso la andiamo a vedere, però tanti sono primi proprietari perché sono fortunato, bisogna dirlo. In porta Ter Stegen, mi piace, c'ha delle belle animazioni, questo con parata dei piedi, molto bene in uscita rapida. Argento, oro come Courtois sarebbe stato top perché secondo me quello è il playstyle migliore insieme forse ad a lungo migliorato, però anche Prata coi piedi è ottimo perché su alcune conclusioni è davvero tanta roba. E poi i link di Ter Stegen, ragazzi, Barcellona è veramente una squadra molto molto valida dal punto di vista dei link in questo inizio gioco. Terzino, al momento ancora Diogo Dalot, devo fare l'Evo, credo, anche se sappiamo che l'Evo hanno un paio di problemi perché a volte non registrano tutti gli upgrade. Mi piace, è solido, dà soprattutto una mano dietro, non ci sono tantissimi terzini secondo me ancora forti a questo punto del gioco, quindi lui con un'evoluzione secondo me potrebbe fare al caso mio. Centrali, Rudiger e Tomori. Tomori l'ho comprato, Rudiger state vedendo, primo proprietario uno scambiabile, premi Rivals di settimana scorsa, quindi sì, una carta molto costosa, però vedete, primo proprietario. Rudiger straordinario, serve spendere per i difensori centrali quest'anno? È chiaro che Rudiger, Saliba, Van Dijk fanno tanta differenza, ma un Tomori e un Bremer, per esempio, se avete la Serie A, vanno molto bene, sono rapidi, vi coprono bene gli spazi. Tomori c'ha addirittura blocco oro, che è molto utile per andare a deviare i tiri, a bloccare i tiri, quindi not bad. A sinistra mi sono comprato Udoge, lui sarebbe top per i link a Van de Ven, sempre parlando di difensori centrali validi, potrebbe uscire tra l'altro if nel Team of the Week di mercoledì. Udoge secondo me super solido come terzino sinistro, molta fisicità. Sto aspettando che esca un Evo perché secondo me uscirà anche per lui e avremo un top player. Lo uso anche per il link a Chiesa. E qui iniziamo ad andare sulle carte che ho pagato, che costano. Chiesa 140.000 crediti, un solo gol e 5 assist, però mi serve uno che dia sprint, dia velocità. Lui con razzo e rapido argento lo fa. Anche Trivel Argento non male perché si deve tirare d'esterno. Servono giocatori che creano superiorità numerica sulle fasce, quindi se volete un mio consiglio spendeteli questi crediti. Chiaramente Chiesa e Nico Williams, che è l'esterno a sinistra, costano. Se non volete spendere questi soldi, i vari Doku, i vari Bailey, Diaby per esempio, tanta roba. Nel 4-4-2 vi servono questi esterni veloci, ma non solo nel 4-4-2. In questo gioco, per creare la superiorità numerica, sprint boost L1, tengo premuto, lo rilascio e vado a premere nello stesso momento il tasto della corsa, quindi tutta questione di abitudine per prendere quello sprint che fanno e avere gente come Nico Williams, Diaby, abbiamo detto Chiesa, Leao, se avete ancora più soldi, ecco, fa tanta differenza. Centrocampo, Tchouaméni e soprattutto De Jong, vi sottolineo i 13 assist fatti dal giocatore del Barcellona, giocatori che sanno trattare comunque il pallone coi piedi. Tchouaméni un pochino meno, però tanta solidità difensiva, non mi sento ancora tranquillo a mettere magari due mediani. Se volete comunque un giocatore difensivo ma con certe caratteristiche offensive, la Gujarro, ragazzi, tanta roba. In attacco Leao, Son, li avevamo presentati nello scorso video. Leao, sprint boost incredibile, entrambi non scambiabili, quindi sì, la squadra, ripeto, costa tanto, perché non costa affatto poco questa rosa, però abbiamo due giocatori non scambiabili, anche Rudiger, quindi abbiamo praticamente i tre più costosi, tutti non scambiabili, quindi tutti i miei crediti li ho potuti investire sugli altri. Leao, ragazzi, è straordinario comunque. Dovete imparare a tirare con la finalizzazione a tempo con lui per forza, perché altrimenti non è così affidabile. Però è veramente un cecchino per il resto. Cioè, se tirate con la finalizzazione a tempo, comunque fa tanti gol. Son, anche lui segna molto bene, soprattutto da fuori area con la finalizzazione a tempo. Top. Ora, un piccolo, prima di andare a vedere le tattiche, vi ricordo che sui ruoli plus plus servono
aiutano, sì. È meglio avere un giocatore con i plus plus. Sì, è chiaro che se lo riuscite a mettere nel suo ruolo giusto va bene, ma se voi volete Son con Rapace, Son può comunque fare Rapace, perché può farle tutte queste istruzioni. Plus plus le fa meglio, quindi è meglio averli così. Però se per esempio Leao ha falso 9 plus da punta, io non lo voglio con falso 9 come istruzione, li metto tranquillamente attaccante avanzato. Panchina, abbiamo detto importante avere giocatori veloci sugli esterni. Io ho Doku, primo proprietario, non scambiabile, lo so, e Diaby che costa 8k, uscirà un video comunque con i migliori super sub. Di Marco l'ho trovato, è scambiabile, però Rice non scambiabile. Thuram, ottima carta da buttare dentro perché ha fisicità, a tiro e anche lui buonissimo sprint sul primo passo. E quindi andiamo a vedere le tattiche. L'intesa, ragazzi, anche se non è il massimo, non è un grosso problema. Mi hanno detto giustamente che l'altra volta non avevo fatto vedere le tattiche, quindi vi faccio vedere il codice, o meglio le avevo fatte vedere ma non avevo fatto vedere bene il codice. In ogni caso equilibrata alta, la linea difensiva a 61, quindi non troppo alta, ma proprio il primo valore che permette di passare da equilibrata proprio a questo stile, con una linea di difesa che va un pochino più a fare fuori gioco. I ruoli giocatori: attaccante avanzato per entrambe le punte, ripeto, Leao non ce l'ha, ma sti cazzi. Williams e Chiesa entrambi con ale bilanciato. Per ora li sto provando così, quindi due esterni larghi per provare a creare la superiorità lì. De Jong voglio che abbia il regista, ce la posso fare a selezionarlo, eccolo qui, perché è un po' il giocatore che può mettersi dove vuole. Infatti fa tanti assist secondo me anche per quello. Poi comunque in difesa non vi preoccupate perché torna. Tchouaméni, centrocampista di contenimento. Ora potrebbe fare anche il regista arretrato, ma preferisco che si occupi solo di proteggere. Poi vabbè, anche perché proporsi in fase della manovra ci pensa già De Jong, quindi per ora centrocampista di contenimento, ma potete provarlo, chiaramente provate le vostre variabili. I terzini, so che per molti stanno dando problemi, io per ora ho terzini bilanciati, quindi terzini che non salgono più di tanto, al massimo li voglio far salire loro. Vedete che sto provando varie cose però, perché per esempio ho un altro 4-4-2 con Chiesa attaccante interno, quindi ho un Chiesa un pochino più centrale. Vi metto anche qui il codice, per il resto è la stessa formazione, non cambia nient'altro. Provate a variare, magari a darvi delle opzioni. Ho infine l'ultima tattica, questa non l'ho ancora provata, ma ho visto che è una tattica che ha provato un pro player, che stanno facendo già le prime partite, è un pro player estero, con una linea difensiva un po' più alta, 70, con passaggi corti, con però vedete delle istruzioni completamente diverse, perché Chiesa sì, rimane largo, Leao però passa ad avere torre, Williams un pochino più dentro, cambiano i ruoli dei centrocampisti e Udoce un pochino più spinto in avanti. Vi metto le tattiche anche come codice qui a schermo, le state vedendo, potete copiarle. Chiaramente quest'anno, ok, vi do un 4-4-2, però dovete capire se questo 4-4-2 si adatta alle vostre caratteristiche o è meglio fare delle altre modifiche. Quindi provateli, ditemi cosa ne pensate. Importante purtroppo, ragazzi, davvero, finché non uscirà una patch, fare un lavoro di meccaniche, tanto sprint boost, tante poche forzature. Arriveranno dei video questa settimana per darvi qualche tips qua e là per come migliorare in attacco e migliorare in difesa. Per ora teniamoci questo gioco, vediamo quando uscirà un update e ci rivedremo presto, ragazzi. Mi raccomando, con i like nei commenti, e alla prossima, ciao.